Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostro un'altra anteprima per quanto concerne la decentralizzazione e la possibilità di operare nel settore senza utilizzare gli exchange. Le anteprime sono molto importanti perché ci permettono di scoprire protocolli, servizi prima che diventino mainstream. Ad esempio, qualora avessero in sviluppo un token governance, un token utility all'interno di questi tipi di protocolli, verremo a conoscenza prima di altri della possibilità di un eventuale acquisto per speculazione. Il protocollo in questione utilizza sempre l'EZK Rollup e si incentrerà precisamente sul trading decentralizzato, fornirà un servizio di AMM e anche un marketplace NFT. Sto parlando del protocollo ZK Link. Sulla pagina ufficiale di ZK Link e come potete vedere offrirà diversi servizi. Se andiamo su prodotti, offrirà un order book DEX, un AMM DEX e un marketplace NFT. ZK Link permetterà di effettuare trading multi-chain tra layer 1 e layer 2 utilizzando per l'appunto come metodo l'ZK Rollup. Non servirà utilizzare bridge per effettuare trading, swap, multi-chain, ma verrà tutto offerto all'interno di questo protocollo e il trading andrà a sfruttare la liquidità che si andrà a unire dalle catene per l'appunto isolate ma unificate. Attualmente le catene che andranno ad essere supportate all'interno di questo protocollo, come possiamo vedere, saranno Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, successivamente Solana, Starknet, Arbitrum e Optimism. Per quanto riguarda i finanziatori all'interno di questo protocollo abbiamo Crypto, Arion Capital, DeFi Alliance, Coinbase Venture, Huobi Venture, Solana Venture, Polygon e via dicendo. Nei primi round di finanziamento di questo progetto hanno raccolto quasi 9 milioni di dollari. La DeFi si sta sviluppando sempre più velocemente e nell'ultimo periodo sta diventando davvero più user friendly, anche perché le difficoltà della DeFi per i novizi erano sicuramente utilizzare dei bridge, avere delle spese eccessive di commissioni eventualmente per gli swap e per effettuare degli scambi e magari andare a marginare qualcosa utilizzare diversi DEX, che questo comporta diversi wallet multi-chain e una conoscenza approfondita del settore. Questi tipi di servizi a rete unificati con ZK Rollup mirano per l'appunto ad avere costi davvero bassissimi, sfruttare la liquidità multi-chain, non avere dei bridge per chi soprattutto non sa utilizzarli o per chi ha paura di eventuali rischi, ma riuscire a fare tutto in un unico ecosistema, in un'unica piattaforma, chiamiamolo così, con un'interfaccia molto semplice. La MMDEX multi-chain infatti permetterà con un click di scambiare token non solo tramite la chain nativa ma anche cross-chain, come possiamo vedere adesso dalle immagini che stanno scambiando Matic per Ethereum da Polygon a Ethereum. In più si andrà a sfruttare le pool di liquidità non solo di una chain layer 1 ma anche layer 2 e interconnesse tra di loro. Per quanto riguarda il trading multi-chain è utile utilizzare un servizio del genere innanzitutto perché si va ad abbattere alcune barriere. Ad esempio si possono utilizzare delle stablecoin su più catene, ci sarà come ho detto prima molta liquidità per l'utilizzo del multi-chain, nessuno slippage e una finalizzazione di esecuzione molto elevata e si potranno inserire al momento del lancio della mainnet fino a 32 ordini contemporaneamente. I nostri fondi saranno tutti sotto forma di autocustodia perché non si utilizzerà un exchange, non ci sarà nessun intermediario di fiducia, completamente trustless e senza KYC. Lo stesso si potrà effettuare sul servizio di marketplace NFT. Sarà possibile fare trading di NFT multi-chain. Una volta aver creato il classico wallet non custodia, come ad esempio MetaMask, si potrà utilizzare questo portafoglio andando a cliccare su Balance, andando a connettere il nostro portafoglio e andando a selezionare la chain sulla quale vogliamo operare come partenza. Sarà possibile depositare, trasferire, ovviamente prelevare. Il faucet che è attivo in questo momento è solo per fare dei piccoli test all'interno
di questo protocollo. Tra l'altro, piccola indiscrezione, molto probabilmente col passare del tempo, secondo la roadmap, sicuramente il protocollo avrà successo e riusciranno a fare tutto quello che stanno promettendo, andranno anche a inserire trading di derivati. Ovviamente per fare ciò all'interno ci sarà anche una rete di oracoli che permetteranno l'incrocio dei dati on-chain e off-chain. Attualmente anche per questo protocollo non si sa nulla dell'eventuale lancio di un token utility o token in governance. Ormai, vedendo come vanno questi sistemi, sicuramente, anzi molto probabilmente, rilasceranno un token, ma al momento è tutto sotto segretezza. Per rimanere aggiornati su questi sviluppi vi invito ad andare a seguire il loro profilo Twitter, che conta più di 84.000 follower. Hanno anche un gruppo Telegram dedicato alla testnet con in questo momento 16.224 membri attivi, e vi invito anche a seguire il loro profilo Medium per andare a leggere gli articoli che pubblicano periodicamente. Che per questa piccola anteprima è tutto, non c'è altro da aggiungere oltre a quello che ho detto in questo video. Se volete andare a leggervi dettagliatamente tutti i processi che magari risultano anche noiosi, potete cliccare su documenti e vi spiegano un po' tutti i meccanismi. Successivamente, appena si avrà la possibilità, effettuerò un tutorial e dei test all'interno di questo protocollo. Vi farò vedere come utilizzare l'order book, la MM e il marketplace NFT.